Ho restituito l'anello di fidanzamento mentre lei flirtava con il suo amante al bar. Quello che è successo dopo è stato irreale. L'uomo seduto di fronte a lei non era il vero problema. Il tradimento vero mi aspettava a casa e coinvolgeva qualcuno di cui mi fidavo più di chiunque altro. Mi chiamo Derek Thompson. Ho 44 anni e possiedo 3 concessionarie d'auto in tutto l'Oregon. Ho costruito questo business dal nulla. Ho iniziato come addetto al parcheggio a 19 anni, lavorando sodo fino a poter comprare la mia prima concessionaria in difficoltà a 32. 12 anni dopo avevo 3 sedi di successo e una reputazione per affari onesti in un settore che non sempre premia l'onestà. Michelle è entrata nella mia vita 2 anni fa, a un'asta di beneficenza. Aveva 35 anni, era appena divorziata, con una figlia di nome Lily che viveva con i genitori di Michelle a Salem. Michelle diceva di non essere ancora pronta a essere una mamma a tempo pieno, che doveva prima ritrovarsi dopo un matrimonio tossico. Ho rispettato quella sincerità, o almeno quello che credevo fosse sincerità. Ci siamo fidanzati 8 mesi fa. Una cerimonia semplice prevista per il mese prossimo. Niente di speciale, solo famiglie e amici stretti in una vigna fuori Portland. Mio figlio Austin, 15 anni, che ora frequenta un'accademia militare in Colorado, doveva fare da testimone. Mio fratello Ryan, che lavora come mio responsabile finanziario nella concessionaria principale, stava per affiancarlo. Ma tutto questo era prima di stasera. Sono fuori dalla Roosevelt Room, un cocktail bar elegante nel centro di Portland, e guardo attraverso la finestra mentre Michelle ride con un tipo in un abito costoso. La sua mano è sul suo avambraccio. Lei si china verso di lui, sussurrandogli qualcosa che lo fa sorridere. Quel sorriso, quello che un tempo mi dedicava a me. Sono qui da 20 minuti, solo a guardare, a imparare come si presenta il tradimento in tempo reale. Mi ha detto che aveva una riunione tardiva con un ex collega dei tempi del marketing. Ha detto che sarebbe tornata a casa entro le 9. Sono le 10:30 e sembra che stia appena iniziando. Tiro fuori il telefono e controllo la conferma dell'Uber che è comparsa sul nostro tablet condiviso poco fa. Indirizzo diverso da quello che mi aveva detto. Nome diverso per il punto di partenza. Mi sono sentito male quando l'ho visto, ma dovevo vedere con i miei occhi. Dovevo confermare quello che il mio istinto urlava da settimane. 3 notti fa è tornata a casa alle 2 di mattina con l'odore di whisky e di un profumo che non era il mio. Quando l'ho chiesto la mattina dopo, ha alzato gli occhi al cielo e ha detto che ero paranoico. Non è tutto una cospirazione. Derek aveva detto, versandomi il caffè come se fossi pazzo solo per aver chiesto. Ma io non sono pazzo. Sono qui a guardare la prova. Entro nel bar. La musica è bassa. Jazz o qualcosa di simile. L'illuminazione è soffusa, romantica. Mi faccio strada tra la folla fino al bancone, a circa 5 metri da dove lei è seduta in una cabina di pelle con quel tipo sconosciuto. Il barista si avvicina. Un ragazzo giovane, poco più di 20 anni, che cerca di farsi crescere la barba ma non ci riesce ancora. Cosa posso offrirle? Chiede. Tiro fuori una piccola scatola di velluto dalla tasca della giacca. Dentro c'è l'anello di fidanzamento che mi è costato $12.000. Diamante taglio principessa, montatura in platino. L'ho comprato perché lei diceva che era esattamente quello che aveva sempre desiderato. Vedi quella donna laggiù? Indico Michelle, quella con il vestito blu. Segue il mio dito. Sì, le stanno preparando un drink, giusto? Qualcosa di rosso con una lime. Un cranberry martini. Sì, è il prossimo. Bene. Scivolo la scatola dell'anello sul bancone. Metti questo accanto quando glielo servi. I suoi occhi si spalancano. Signore, non ti sto chiedendo di pensare, dico mantenendo la voce calma. Ti sto chiedendo di consegnare un anello alla mia fidanzata. Puoi farlo. Prende la scatola, la apre leggermente, vede il diamante. La sua espressione cambia da confusa a comprensiva. Amico, mi dispiace. Non essere dispiaciuto.
Fai solo quello che ti ho chiesto. Lo guardo mentre prepara il drink. Lo mette su un piccolo vassoio con la scatola dell'anello accanto. Mi lancia un'ultima occhiata e io annuisco. Lo porta al tavolo. Vedo la sua faccia quando nota la scatola. Il sorriso sparisce. La mano si blocca a metà strada verso il bicchiere. Prende la scatola, la apre lentamente e il suo volto diventa pallido. Poi cerca me con lo sguardo. I nostri occhi si incontrano. Non batto ciglio. Non mi muovo. La fisso finché non capisce che so, che ho visto, che è finita. Mi giro e cammino verso l'uscita. Non sto scappando. Non voglio fare scena. Sono solo finito. Ho restituito l'anello di fidanzamento mentre lei flirtava con il suo amante al bar. Quello che è successo dopo è stato irreale perché, mentre spingo la porta e esco nell'aria fredda di ottobre, non ho idea che il suo amante non è l'uomo in abito costoso. E non ho idea che il vero tradimento mi aspetta a casa. Arrivo a metà strada verso il mio camion quando sento passi dietro di me. Veloci. Ehi, aspetta, amico. Mi fermo ma non mi volto. La voce è quella del tipo del bar. Quello a cui Michelle si appoggiava come a un cappotto. Corre accanto a me, mani alzate come se avessi un'arma invece delle chiavi dell'auto. Guarda, non lo sapevo, dice, ansimando. Giuro su Dio. Non avevo idea che fosse fidanzata. Finalmente lo guardo. 30 e qualcosa, abito costoso, capelli con troppo prodotto. Il tipo che probabilmente guida una BMW a noleggio e si definisce imprenditore. Lo dicono tutti così. Gli dico, no, davvero. Si passa una mano tra i capelli. Lei mi ha detto che aveva chiuso con l'ex un mese fa. Che tu c'eri ancora, ma era temporaneo. Che stavate solo sistemando i dettagli. Rido. Amaro. Vivo con lei. Ho dormito nel suo letto stamattina. La sua faccia diventa pallida. Cazzo. Sblocco il camion. Congratulazioni. Stai uscendo con una bugiarda. Non stiamo uscendo, dice in fretta. Ci siamo conosciuti in palestra, tipo 6 settimane fa. Siamo usciti qualche volta. Stasera doveva essere, vedere come andava. Dovrei andarmene. Salire sul camion e allontanarmi da questa conversazione, ma qualcosa mi tiene lì. Che palestra? Chiedo. CrossFit East Side, su Morrison Street. Michelle non va a CrossFit East Side. Ha un abbonamento a Orange Theory vicino alla concessionaria. Ci va 3 volte a settimana a pranzo. Almeno, questo è quello che mi dice. Ascolta. Il tipo tira fuori il telefono. Qualcuno mi ha avvertito su di lei. Mi mostra un messaggio della settimana scorsa. Il nome del mittente è bloccato. Compare solo come anonimo. Il messaggio dice: se stai vedendo Michelle Cole, stai attento. Non è chi dice di essere. Ci credo, l'ho letto 2 volte. Non ti è sembrato un campanello d'allarme? A me sembrava solo un ex amareggiato. Sai com'è? Ripone il telefono. Mi dispiace, amico. Davvero. Se l'avessi saputo, lascia perdere. Apro la portiera del camion. Hai schivato un proiettile. Considerati fortunato. Lui annuisce e torna verso il bar. Rimango seduto nel camion per 1 minuto, mani sul volante, senza accendere il motore. Michelle non va a CrossFit East Side. Allora, dove va? 3 volte a settimana a pranzo. Tiro fuori il telefono e apro l'app di localizzazione che ho installato sulla sua auto l'anno scorso. L'ho fatto dopo che la sua macchina è stata svaligiata 2 volte nel parcheggio della concessionaria. Lei lo sapeva. Diceva che la faceva sentire più sicura. Scorro la cronologia delle sue posizioni. Lunedì a mezzogiorno, Orange Theory. Come diceva lei. Mercoledì a mezzogiorno, di nuovo Orange Theory. Venerdì a mezzogiorno, non Orange Theory.
Venerdì a mezzogiorno era in una casa a Beaverton. Zoomo sull'indirizzo. È residenziale. Quartiere carino. Non lo riconosco. Faccio uno screenshot e lo inserisco in Google Maps. La vista della strada mostra una piccola casa in stile artigianale con una porta rossa e un giardino curato. Le mani mi tremano di nuovo. So che dovrei tornare a casa. So che dovrei dormire su questa cosa, riflettere, prendere una decisione razionale. Invece accendo il camion e guido verso Beaverton. Ci metto 23 minuti con poco traffico. La casa è esattamente come nelle foto. Porta rossa, bel giardino, luci accese dentro. C'è un'auto nel vialetto, una Lexus argento con la targa della concessionaria Thompson Auto Group. La mia concessionaria. L'auto appartiene a Ryan, mio fratello. Parcheggio il camion dall'altra parte della strada. Motore spento, guardo la casa. Le tende sono aperte alla finestra davanti. Vedo movimento dentro. 2 persone, una è sicuramente Michelle. L'altra è più alta, più robusta. Il telefono vibra. È un messaggio di Michelle. Dove sei? Sto tornando a casa, scrivo. 3 puntini appaiono, spariscono, poi ricompaiono. Ok. Ti amo. Fisso quelle parole finché non smettono di sembrare parole. Solo forme. Bugie in forma. Digitale. Scendo dal camion e vado verso la porta rossa. Non busso piano. Batto come se fossi la polizia. Il movimento dentro si ferma. Poi si avvicinano passi. La porta si apre. C'è mio fratello Ryan, in jeans e maglietta, scalzo, sembra appena svegliato da un pisolino. Derek. La sua faccia passa da confusa a terrorizzata in 2 secondi. Cosa ci fai qui? Potrei chiedertelo io, dico. Dietro di lui appare Michelle nel corridoio. Ha cambiato vestiti. Non più il vestito blu. Ora indossa pantaloni da yoga e una vecchia felpa universitaria di Ryan. Mi vede e si blocca. Nessuno parla per quello che sembra un'ora, ma sono probabilmente 5 secondi. Poi dico la prima cosa che mi viene in mente. Da quanto va avanti questa storia? Ryan non risponde. Sta solo lì, bocca aperta, come un bambino colto a rubare i biscotti. Ma qui non si tratta di biscotti. Questa è la mia vita. Michelle fa un passo avanti, la mano si allunga come per toccarmi il braccio. Derek, per favore, lasciami spiegare. Non faccio un passo indietro. Non mi toccare. Non dire il mio nome, rispondi solo alla domanda. Da quanto tempo? Lei abbassa la mano. I suoi occhi sono bagnati di lacrime, ma a me non importa più. Non più. 8 mesi, dice Ryan a bassa voce. La sua voce a malapena supera la gola. 8 mesi. Ci siamo fidanzati 8 mesi fa. Le ho chiesto di sposarmi a San Valentino, a Multnomah Falls. Ryan è stata la prima persona che ho chiamato dopo. Mi ha fatto i complimenti, ha detto che era felice per noi, ha stappato una bottiglia di champagne a cena domenicale e ha brindato al nostro futuro, tutto mentre dormiva con lei. Hai fatto la proposta sapendo che tutto questo stava succedendo? Chiedo a Michelle. Ora piange. Lacrime vere che le scorrono sul viso. Non sapevo cosa fare. Vi amavo entrambi. Non riuscivo a scegliere, così avete scelto di mentirci a entrambi. Rido, ma non c'è umorismo. Quello non è amore. È vigliaccheria. Ryan finalmente trova la voce. Non doveva succedere. Abbiamo combattuto per mesi. L'abbiamo combattuto. Mi giro a guardarlo bene. L'hai combattuto. Sei mio fratello. Lavori per me. Mi vedi ogni singolo giorno in concessionaria. E mi guardi negli occhi e mi menti. Lo so. Ora ha la faccia rossa. Vergogna. Rabbia. Non capisco. So che è sbagliato.
Ho provato a chiudere più volte. Evidentemente non abbastanza. Guardo intorno alla casa. È tua questa casa? Lui annuisce. L'ho comprata 3 mesi fa. Michelle mi ha aiutato a sceglierla. Certo che sì. 3 mesi fa mi aveva detto che passava più tempo ad aiutare un'amica a cercare casa. Le ho creduto. Le ho sempre creduto. Lo sa qualcun altro? Chiedo. Entrambi scuotono la testa. Bene. Allora ecco cosa succederà. Prendo il telefono. Sto facendo foto a entrambi qui insieme. Poi domattina torno a casa. Ryan, scriverai la lettera di dimissioni. Hai finito alla Thompson Auto Group. Derek, non puoi. Posso e lo farò. Hai 2 settimane per sgomberare il tuo ufficio. Farò controllare dalla contabilità ogni transazione che hai toccato nell'ultimo anno. Guardo Michelle e dico, e tu? Voglio che te ne vada da casa mia entro domani sera. Prendi le tue cose e vattene. Dove dovrei andare? La voce di Michelle si spezza. Non mi interessa. Vai a vivere con Romeo. Torna dai tuoi genitori. Dormi in macchina. Non è più un mio problema. Comincio a scattare foto. Michelle si copre il volto. Ryan sta lì come una statua. La casa, la Lexus nel vialetto con il nome della mia concessionaria. Un'ultima cosa, dico, mettendo via il telefono. Austin torna a casa per il ringraziamento tra 2 settimane. Nessuno dei due lo contatterà. Nessuno dei due cercherà di spiegare o giustificare questa storia. Se scopro che hai detto una parola a mio figlio, farò in modo che tutti in questa città sappiano che tipo di persone siete. La mascella di Ryan si contrae. Lui deve sapere la verità. La saprà da me. Non da voi. Mi dirigo verso il camion. Non sei più suo zio. Non sei niente. Guardo il silenzio. Niente radio. Niente telefonate. Solo il suono del mio respiro e il ronzio delle gomme sull'asfalto. Quando arrivo a casa, la casa è buia. Michelle non è ancora tornata. Probabilmente è ancora da Ryan a piangere sulla sua spalla su quanto sono terribile. Vado dritto nel mio ufficio e apro i registri finanziari della concessionaria. Se Ryan ha tradito la mia fidanzata, cos'altro ha fatto alle mie spalle? Ci metto 40 minuti a trovarlo. Prima piccole discrepanze, poi più grandi, rimborsi falsi ai clienti, costi di servizio gonfiati che non sono mai stati addebitati ai clienti. Valori di permuta manipolati nel sistema. Negli ultimi 18 mesi, Ryan ha rubato circa $187.000 dalla mia azienda. Stampo tutto. Ogni transazione, ogni firma falsificata, ogni prova. Poi chiamo il mio avvocato. È quasi mezzanotte, ma risponde al terzo squillo. Derek, cosa succede? Gli dico che ho bisogno che prepari 2 cose. Una lettera di licenziamento per mio fratello e una denuncia penale per appropriazione indebita. Non dormo. Rimango nel mio ufficio fino all'alba, documentando ogni furto, ogni bugia, ogni tradimento. Alle 6 del mattino un fascicolo spesso 3 centimetri. Michelle torna a casa alle 7:30. Sento la chiave nella serratura. Sento i suoi passi nel corridoio. Si ferma davanti alla porta del mio ufficio. Derek, la sua voce è piccola, incerta. Non rispondo. Apre comunque la porta. Ha cambiato di nuovo vestiti, è tornata al vestito blu da bar. Il trucco è sbavato. Sembra esausta. Possiamo parlare? Chiede. No, non alzo lo sguardo dal computer, hai tempo fino alle 6 di sera per fare le valigie e andartene. Dopo cambio le serrature. Questa è anche casa mia. No, non lo è. Il tuo nome non è sul rogito. Non paghi il mutuo. Questa è casa mia, e voglio che te ne vada. Si avvicina. So che sei ferita. Ferita. Ora la guardo.
Ferita è quando ti dimentichi il mio compleanno. Ferita è quando cancelli i piani. Questo non è dolore, Michelle. Questo è distruzione. Non hai solo tradito. Hai tradito con mio fratello. Hai aiutato lui a rubare dalla mia azienda. Mi hai mentito in faccia ogni singolo giorno per 8 mesi. Il suo volto diventa pallido. Non l'ho aiutato a rubare niente. Le faccio scivolare una stampa sulla scrivania. Poi spiego. Ryan ha creato un conto falso a tuo nome. Michelle Cole Consulting. Sta facendo passare soldi attraverso quello da un anno. Sei indicata come titolare del conto. Lei prende il foglio con le mani tremanti. Non lo sapevo. $43.000 sono stati depositati in un conto con il tuo numero di previdenza sociale. Vuoi farmi credere che non te ne sei accorta? Giuro, Derek. Non lo sapevo. Forse dice la verità. Forse Ryan ha fatto tutto senza che lei lo sapesse. Ma io non le concedo più il beneficio del dubbio. Vai via, dico. Ora. Lei lascia il foglio sulla scrivania e se ne va. Sento i suoi passi sulle scale. Sento i cassetti aprirsi nella nostra camera. Sento il rumore del suo fare le valigie. Il telefono squilla. È Austin. Il suo nome illumina lo schermo e il cuore mi si spezza. Rispondo. Ehi, amico. Papà. La sua voce suona strana. Tesa. È vero? Il sangue si ghiaccia. Cosa? Lo zio Ryan mi ha appena chiamato. Ha detto che l'hai cacciato dall'azienda. Ha detto che stai rovinando la sua vita per un malinteso. Chiudo gli occhi. Ryan non mi ha dato nemmeno 24 ore. Austin, ascoltami. Ha detto che Michelle ti ha lasciato. Ha detto che inventi bugie su di loro perché sei geloso. La voce di Austin si alza. Cosa sta succedendo? Respiro. Mio figlio ha 15 anni. È a 2000 miglia di distanza in un collegio militare. Non dovrebbe dover affrontare tutto questo. Ma merita la verità. Tuo zio Ryan ha rubato soldi dalla concessionaria, dico lentamente, chiaramente. E ha avuto una relazione con Michelle. Ho le prove di entrambi. Ti ha chiamato perché vuole controllare la narrazione prima che io possa farlo. Silenzio dall'altra parte. Austin, sono qui. La sua voce è diversa ora. Più fredda. Da quanto? 8 mesi per la relazione. 18 mesi per il furto. Altro silenzio. Sapevo che qualcosa non andava. Austin finalmente dice, l'ultima volta che sono stato a casa, Michelle parlava a malapena con me. E lo zio Ryan faceva questi strani commenti su quanto lavori troppo, su come non apprezzi quello che hai. Stava preparando il terreno. Gli dico, cercando di farlo sembrare il buono. Sto tornando a casa, dice Austin. Prendo un volo oggi. No, hai le lezioni. Sì, papà. Sto tornando a casa. Hai bisogno di qualcuno dalla tua parte. La sua voce è ferma. Decisa. Non è più un ragazzino. Sarò lì entro stasera. Riattacca prima che possa discutere. Rimango lì a fissare il telefono. Mio figlio di 15 anni mi ha appena detto che attraverserà il paese per starmi vicino. Nel frattempo, mio fratello, il mio sangue, lo chiama per diffondere bugie. Sento di nuovo i passi di Michelle sulle scale. Trascina una valigia. Si ferma un'ultima volta sulla soglia. Ti ho davvero amato. No, dico, tu ami quello che potevo darti. C'è una differenza. Se ne va senza dire altro. Alle 6:01. Quarto cambio tutte le serrature di casa. Austin arriva alle 10 di sera. Lo vado a prendere all'aeroporto di Portland. E nel momento in cui lo vedo uscire dagli arrivi con la divisa dell'accademia, qualcosa dentro di me si calma. È più alto di come lo ricordavo, più largo di spalle.
Quando è diventato un giovane uomo. Lascia cadere la borsa e mi abbraccia forte. Papà. Ehi, amico. Tengo l'abbraccio più a lungo di quanto probabilmente dovrei. Non dovevi venire. Sì, dovevo. Si stacca e mi guarda. Davvero stai male. Grazie. Sai sempre cosa dire. Prendiamo la sua borsa e andiamo al camion. Austin non parla durante il viaggio. Guarda fuori dal finestrino le luci di Portland. Non insisto. Parlerà quando sarà pronto. Quando arriviamo a casa, va dritto in cucina e apre il frigo. Michelle se n'è davvero andata. Ieri ha portato via tutto quello che non era fissato. Prende una bibita e si siede al bancone. Lo zio Ryan mi ha chiamato di nuovo oggi pomeriggio. Ha lasciato un messaggio dicendo che stavi avendo un crollo. Che non dovrei credere a niente di quello che mi hai detto. Cosa hai risposto? Ho bloccato il suo numero. Austin apre la lattina. Non sono stupido, papà. Lo guardo da mesi alle cene di famiglia. Come guardava Michelle quando pensava che nessuno stesse guardando. Come lei rideva alle sue battute ma sorrideva a malapena alle tue. L'hai visto anche tu? Ho 15 anni, non sono cieco. Beve un sorso. Volevo dire qualcosa, ma pensavo di immaginare tutto. Evidentemente non era così. Mi siedo di fronte a lui. Mi dispiace che tu abbia dovuto vedere tutto questo. Non mi dispiace, dice deciso. Preferisco sapere la verità che vivere in una bugia. Me l'hai insegnato tu. Restiamo in silenzio per un minuto. Poi Austin chiede, e adesso? Ora sporgo denuncia. Ryan ha rubato quasi $200.000 dalla concessionaria. È appropriazione indebita aggravata. Michelle potrebbe essere coinvolta anche lei. Ha creato conti falsi a suo nome. Bene. Che marciscano. Non c'è esitazione nella sua voce. Nessuna pietà. E le concessionarie? Assumerò un nuovo responsabile finanziario. Controllerò tutto ciò che Ryan ha toccato. Farò in modo che il danno si fermi qui. Austin annuisce. E le cose di Michelle, i depositi per il matrimonio? Se ne occupa il mio avvocato. Non riceverà nulla. E Lily? Cira Austin a bassa voce. Mi blocca. Avevo quasi dimenticato la figlia di Michelle. 13 anni, vive con i nonni. Probabilmente si chiede perché il matrimonio di sua madre è appena crollato. Non è un suo problema. Dico che è una bambina, papà, e sua madre è un disastro. Austin incrocia il mio sguardo. Dovremmo almeno assicurarci che stia bene. Ha ragione. Qualunque cosa abbia fatto Michelle, Lily non meritava di essere abbandonata di nuovo dalla madre. La chiamerò domani. Ti farò sapere se sta bene. Austin finisce la soda e si alza. Vado a dormire. Il volo è stato lungo. Austin. Si ferma. Grazie per essere tornato a casa. Dove altro dovrei essere? Sale al piano di sopra. Rimango in cucina da solo, fissando lo spazio vuoto dove Michelle teneva la macchina del caffè, le vitamine, i piccoli cartelli decorativi con scritte tipo casa e dove sta il cuore. Il telefono vibra. È un messaggio del mio avvocato. Ryan vuole negoziare un accordo per evitare accuse penali. Sei interessato? Scrivo, no, sporgo denuncia. Voglio che resti tutto agli atti. La risposta arriva subito, ricevuto. Depositerò domani. Mi verso un bourbon e esco sul terrazzo sul retro. L'aria di ottobre è fredda, pungente. Vedo il mio respiro. Domani Ryan sarà arrestato. Domani tutta la città saprà cosa ha fatto. Domani tutto cambierà. Ma stanotte, mio figlio dorme al piano di sopra sotto il mio tetto. E per la prima volta in 48 ore, non mi sento completamente solo. La polizia arresta Ryan in concessionaria. Lo fanno a mezzogiorno di un giovedì,
proprio nel mezzo della sala espositiva, con clienti che girano e venditori che osservano. Io non ci sono. Ho evitato di andare, ma 3 dipendenti mi chiamano entro pochi minuti, tutti con la stessa notizia. Ryan è stato portato via in manette urlando che l'ho incastrato. Il mio responsabile vendite, Ted Bronson, mi chiama direttamente. Derek, che diavolo sta succedendo? Ryan ha sottratto soldi all'azienda per 18 mesi. Ho sporto denuncia ieri. La polizia ha eseguito un mandato stamattina. Silenzio. Gesù Cristo. Devo convocare una riunione con tutto il personale alle 16 di oggi. Spiegherò tutto allora. E Ted, tieni la concessionaria in piedi. Affari come al solito. Ricevuto. Alle 16 sono davanti a 37 dipendenti nella sala conferenze principale. Austin ha insistito per venire con me. Siede in ultima fila, braccia incrociate, osservando tutti. Sarò diretto. Inizio. Ryan Thompson è stato arrestato per appropriazione indebita di circa $200.000 da questa azienda negli ultimi 18 mesi. Ho scoperto il furto 2 giorni fa e ho subito contattato le autorità. Scoppiano voci, domande da ogni parte. Alzo la mano. So che avete domande. Ecco quello che posso dirvi. Il furto è stato sofisticato, conti falsi, fatture manipolate, autorizzazioni contraffatte. Ho assunto un contabile forense per controllare tutto. Se avete lavorato con Ryan su qualche transazione, probabilmente verrete interrogati. Collaborate pienamente. Si alza una mano. Jennifer Hayes, una delle venditrici più esperte. La concessionaria è in pericolo? No. Siamo finanziariamente stabili. La somma rubata, seppur significativa, non mette a rischio le operazioni. Ci riprenderemo. Un'altra mano. Mike Torres del servizio assistenza. E i nostri posti di lavoro? Nessuno perderà il lavoro per questo. Assumerò un nuovo responsabile finanziario. Tutto il resto continua normalmente. Ted interviene da un lato. E Michelle? È coinvolta? Me l'aspettavo. Michelle ed io ci siamo separati. Se è legalmente coinvolta nel furto è sotto indagine. Questo è tutto quello che dirò sulla mia vita privata. La stanza si fa silenziosa. Tutti conoscono Michelle. Veniva ai picnic aziendali, alle feste di Natale. Doveva essere famiglia. Guardate, continuo, so che è uno shock. Lo è stato anche per me. Ma supereremo tutto come abbiamo sempre fatto, facendo bene il nostro lavoro, trattando bene i clienti e fidandoci l'uno dell'altro. Dopo la riunione, i dipendenti escono lentamente. Alcuni si fermano a stringermi la mano, altri annuiscono soltanto. Austin aspetta che tutti se ne vadano. Hai fatto bene, papà. Grazie, amico. Camminiamo verso il camion quando il mio telefono squilla. È un numero che non riconosco. Pronto, signor Thompson. Sono l'agente Lisa Chong della polizia di Portland. La chiamo riguardo all'arresto di Ryan Thompson. Sì, ha pagato la cauzione un'ora fa, è stato rilasciato con condizioni, niente contatti con lei, niente accesso alle proprietà aziendali, ma volevo avvisarla. È fuori. La mascella si stringe. Ricevuto. Inoltre, ha fatto alcune dichiarazioni durante la procedura. Ha detto che lei ha falsificato le prove perché era arrabbiato per la sua relazione con la sua fidanzata. Ha detto che la relazione era consensuale e che lei usa le accuse di appropriazione indebita per vendetta. È una bugia. So che le prove parlano da sole, ma si prepari. Lotterà e cercherà di farla sembrare il cattivo. Dopo che chiude, Austin chiede: cosa hanno detto? Ryan potrebbe uscire su cauzione. È fuori. L'espressione di Austin si fa scura. Verrà a cercarti, vero? Probabilmente. Sblocco il camion. Che ci provi pure.
Sono passati 5 giorni dall'arresto di Ryan quando il telefono squilla con un numero che non riconosco. Prefisso di Salem. Quasi non rispondo, ma qualcosa mi spinge a farlo. Pronto, signor Thompson. Voce di donna, più anziana, incerta. Sono Barbara Cole, la madre di Michelle. Mi raddrizzo. Signora Cole, la chiamo per Lily, la figlia di Michelle. Fa una pausa. La nostra nipote, sta bene? Fisicamente sì. La voce di Barbara vacilla. Emotivamente è devastata. Michelle non l'ha chiamata da quando è successo tutto. Non ha spiegato niente. Lily continua a chiedersi se ha fatto qualcosa di sbagliato. Il petto si stringe. Una ragazzina di 13 anni che si incolpa per i fallimenti della madre. Non è giusto. No, non lo è. Ma questa è Michelle. Scappa quando le cose si fanno difficili. Sta scappando da Lily dal giorno in cui è nata. Barbara prende fiato. Signor Thompson, Lily le voleva davvero bene. Era entusiasta per il matrimonio, per averla come patrigno. Ci ha detto che lei è stato il primo uomo a chiederle della scuola, degli amici, di cosa voleva fare da grande. Ricordo quelle conversazioni, brevi, durante le poche volte in cui Michelle portava Lily a trovarci. La ragazza era silenziosa, riflessiva, sempre con un libro in mano mentre Michelle parlava di sé. Anche a me piaceva. Dico a Barbara, è una brava ragazza. Vuole parlare con lei. So che è chiedere molto, dato tutto quello che Michelle vi ha fatto passare. Ma Lily deve sapere che non è colpa sua, che non è stata la ragione della vostra separazione. Guardo Austin, che fa i compiti al tavolo della cucina. Mi osserva, percependo la tensione nella mia voce. Passamela, dico. Si sente un fruscio, poi una voce piccola. Signor Thompson. Ciao, Lily. Puoi chiamarmi Derek. Ok. Rimane in silenzio un attimo. Mia mamma ha detto che la odi. Che l'ho cacciata perché non ti volevo intorno. L'ira mi brucia nel petto. Michelle usa sua figlia come scudo, inventando bugie per farsi passare per vittima. Non è vero, dico a Lily, con voce gentile ma ferma. Tua madre ed io ci siamo lasciati perché ha fatto scelte molto sbagliate. Scelte da adulti che non hanno niente a che fare con te. Tu non hai fatto nulla di male. Allora perché non mi chiama? Non lo so, Lily. Vorrei avere una risposta migliore. Ma i problemi di tua madre sono suoi, non tuoi. Capisci? Penso di sì. La sua voce è così piccola. Mi manchi. E Austin è stato gentile con me a casa vostra l'estate scorsa. Austin sente il suo nome e alza lo sguardo. Mimo, la figlia di Michelle. Si alza subito e si avvicina. Lily è al telefono. Voleva parlare con noi. Austin prende il telefono senza esitazione. Ciao, Lily. Sono Austin. Sì, ti ricordo. Stavi leggendo quel libro di fantascienza, vero? Quello con l'astronave. Fa una pausa ad ascoltare. Non è possibile che tu abbia finito tutta la serie. Fantastico. Guardo mio figlio parlare con questa ragazza che è praticamente una sconosciuta, trattandola con gentilezza e normalità, cose che chiaramente non riceve dalla madre. Dopo qualche minuto, gli ridà il telefono. Lily, dico, hai i nonni che ti vogliono bene. Hai Austin e me che facciamo il tifo per te. Le scelte di tua madre non ti definiscono. Andrà tutto bene. Grazie, signor Thompson. Anzi, Derek. Sospira. Posso chiamarti ancora qualche volta? Solo per parlare. Guardo Austin. Lui annuisce. Sì, Lily, puoi chiamare quando vuoi. Dopo aver chiuso, Austin si siede di nuovo. Hai fatto la cosa giusta, papà. Lo so, ma farà infuriare Michelle. Bene. Che si arrabbi. Quella ragazza ha bisogno di qualcuno che davvero le voglia bene.
2 ore dopo, il telefono esplode di messaggi da parte di Michelle. Ha scoperto della chiamata. Come osi parlare con mia figlia alle mie spalle? Non hai alcun diritto di contattarla. Chiamo il mio avvocato. Questo è molestia. Non rispondo a nessuno. Invece, inoltro tutto al mio avvocato con una nota: Michelle sta usando sua figlia come arma. Documenta tutto. Donald risponde in pochi minuti: documentato. Questo aiuta la nostra causa. Mostra un modello di manipolazione. Quella notte, Austin mi chiese qualcosa che non mi aspettavo. Papà, se le cose con Michelle peggiorano davvero e i suoi genitori non riescono a gestire Lily, potremmo prenderla noi. Austin, è una richiesta importante. Non è nostra responsabilità. Forse no legalmente, ma qualcuno deve prendersi cura di quella ragazza. E noi abbiamo spazio. Ha 15 anni e ha già più chiarezza morale di molti adulti che conosco. Non so cosa ho fatto per meritare questo ragazzo, ma gli sono grato ogni singolo giorno. Vediamo come vanno le cose, gli dico. Ma prometto che non lasceremo che Lily cada nel vuoto. Il rapporto dei contabili forensi arriva 3 settimane dopo l'arresto di Ryan. Sono 147 pagine di documenti, grafici e prove. Leggo ogni singola pagina. Il bilancio finale è peggiore di quanto pensassi. $212.000 rubati in 19 mesi. Ryan ha creato 11 società di comodo, tutte con variazioni di nomi di fornitori reali. Ha manipolato il software contabile per approvare automaticamente pagamenti sotto i $5.000, che poi canalizzava attraverso queste società fittizie in conti a lui controllati. E Michelle non era solo un nome sulla carta, ma coinvolta attivamente. Il rapporto include email che la mostrano discutere i piani di pagamento con Ryan, aiutarlo a programmare i prelievi per evitare controlli e persino suggerire nuovi fornitori da imitare. Lei sapeva, pianificava, ci guadagnava. La contabile, una donna meticolosa di nome Patricia Sloan, mi chiama personalmente. Signor Thompson, faccio questo da 23 anni. Questo è uno dei casi di appropriazione indebita più calcolati che abbia visto fuori dalle grandi aziende. Suo fratello è sofisticato e Michelle Cole non è la vittima innocente che vuole far credere. Può testimoniare in tribunale? Assolutamente. Le prove sono schiaccianti. Andranno in prigione. Inoltre il rapporto al mio avvocato e al procuratore che segue il caso penale. Poi faccio qualcosa che avevo rimandato, chiamo i miei genitori. Mamma risponde al secondo squillo. Derek, tesoro, come stai? Sto bene, mamma. C'è papà? Devo parlare con entrambi. Mi mette in viva voce. La voce di papà arriva, ruvida ma preoccupata. Che succede, figlio? Il rapporto forense è arrivato. Ryan ha rubato $212.000. Michelle l'ha aiutato. Hanno pianificato tutto insieme per più di 1 anno e mezzo. Silenzio. Poi mamma comincia a piangere. Singhiozzi sommessi e spezzati che mi lacerano il cuore. Mi dispiace tanto, Derek. Papà dice con voce rotta. Non avrei mai pensato che Ryan potesse fare una cosa del genere. Mai, neanche per sogno. Nincio. E adesso? Chiede mamma tra i singhiozzi. Ora il procuratore li incrimina. Rischiano almeno 3-5 anni. Forse di più se condannati su tutti i capi d'accusa. 3-5 anni. La voce di mamma si spezza del tutto. Mio figlio, il mio bambino andrà in prigione. Mamma, ha rubato a me. Mi ha tradito. Ha scelto questa strada. Lo so. Lo so, ma è ancora mio figlio. Ora piange più forte. Voi due siete miei figli, e non so come fare la madre di entrambi quando uno ha ferito così tanto l'altro. Papà prende la parola. Derek, hai fatto la cosa giusta. Ryan ha fatto le sue scelte. Deve affrontarne le conseguenze. Io e tua madre ti sosteniamo. Vogliamo che lui lo sappia.
Anche se significa che Ryan finirà in prigione. Anche allora, la voce di papà è ferma. Definitiva. Siete entrambi nostri figli. Ma quello che ha fatto Ryan è sbagliato, e non lo difenderemo solo perché è famiglia. Dopo aver riattaccato, resto seduto nel mio ufficio a fissare il rapporto. $212.000, 19 mesi, 11 società di comodo. Tutto mentre mi sorrideva dall'altra parte del tavolo a cena. Tutto mentre stava accanto a me agli eventi di famiglia. Tutto mentre mi chiamava fratello. Austin bussa all'anta della porta. Stai bene? Non proprio, ma lo sarò. Entra e si siede di fronte a me. Nonni che soffrono. Sì. Mamma è un disastro. Papà tiene. Duro, ma a stento. Non è colpa tua. Sai cosa hanno fatto Ryan e Michelle? Niente di tutto questo è colpa tua. Lo so, ma sembra comunque che avrei dovuto accorgermene prima. Fermarli prima. Austin scuote la testa. Ti sei fidato di loro perché è quello che fanno le persone buone. Loro hanno approfittato di questo. Questo li rende cattivi, non te stupido. 15 anni è già più saggio di quanto io sarò mai. Il telefono vibra. È un messaggio dall'avvocato di Ryan. Il mio cliente vuole fare un'offerta formale di patteggiamento. Possiamo fissare un incontro? Mostro il messaggio ad Austin. Che ne pensi? Penso che sia disperato, e i disperati fanno errori. Austin si alza. Incontralo. Ascoltalo, ma non dargli niente. La mattina dopo, incontro l'avvocato di Ryan, Malcolm Green, in un bar del centro. 40 e passa, abito costoso, il tipo di legale che difende criminali finanziari a $600 l'ora. Signor Thompson, grazie per avermi incontrato, dice Malcolm porgendomi la mano. Non la stringo. Hai 30 minuti. Si siede. Il mio cliente è disposto a offrire la restituzione completa dei fondi rubati più il 20% in cambio del ritiro delle accuse penali. No, signor Thompson. La prigione distruggerà la vita di suo fratello. Perderà tutto. La carriera, la reputazione. Li ha già persi quando ha iniziato a rubare da me. Malcolm si sporge in avanti. È disposto ad ammettere le colpe in un accordo civile. Pagare i danni. Darti tutto quello che vuoi dal punto di vista finanziario. Non voglio i suoi soldi. Voglio giustizia. Giustizia. Il tono di Malcolm cambia. O vendetta. Mi alzo. Questa riunione è finita. Aspetti. Malcolm tira fuori una cartellina. Prima di andare, dovrebbe sapere che siamo pronti a sostenere che lei era a conoscenza delle discrepanze finanziarie da mesi. Che ha presentato le accuse solo dopo aver scoperto la relazione. Che questa è una ex fidanzata vendicativa che usa il sistema legale come arma. Buona fortuna con questo. Le prove parlano da sole. Esco. Lui non mi segue. Il processo inizia in un freddo mattino di febbraio. Ryan si dichiara colpevole di appropriazione indebita e frode in cambio di una pena ridotta. 3 anni di prigione, 5 di libertà vigilata, restituzione completa più danni. Michelle lotta di più. Il suo avvocato sostiene che è stata manipolata, che Ryan ha approfittato della sua fiducia, ma le email raccontano un'altra storia. La giuria delibera per 4 ore. Colpevole su tutti i capi d'accusa. Il giudice la condanna a 18 mesi di prigione, 3 anni di libertà vigilata e le ordina di restituire la sua parte del denaro rubato, oltre $90.000. Michelle piange durante la sentenza. Sua madre è in galleria, con il volto di pietra. Lily non c'è. Barbara e suo marito hanno deciso che era troppo per una tredicenne assistere a tutto questo. Non mi sento trionfante. Non mi sento giustiziato. Mi sento solo stanco. Fuori dal tribunale, i giornalisti si accalcano. Li supero senza dire una parola.
Austin mi aspetta vicino al camion, braccia incrociate, con quegli occhi acuti che non perdono nulla. È finita, gli dico. Bene. Possiamo andare a casa? Sì, amico. Possiamo andare a casa. Quella sera, Barbara chiama. Derek, volevo ringraziarti per non aver coinvolto Lily in tutto questo. Per averla protetta dal peggio. Ha già passato abbastanza. Sì, è vero. E voleva che ti dicessi una cosa. La voce di Barbara si fa più dolce. Ha detto di dirti che sei un uomo buono, che spera che qualcuno se ne accorga un giorno. La gola mi si stringe. Dille grazie e che intendevo quello che ho detto. Può chiamare quando vuole. 3 settimane dopo, i miei genitori vengono a trovarmi. Mamma mi abbraccia per un minuto intero senza dire nulla. Papà mi stringe la mano, poi mi abbraccia anche lui. Siamo orgogliosi di te, dice papà. So che non risolve nulla, ma dovevamo dirtelo. Ryan ha fatto le sue scelte. Aggiunge mamma asciugandosi gli occhi. Lo amiamo. Lo andremo a trovare, ma non giustifichiamo quello che ha fatto. Ceniamo insieme, io, Austin, i miei genitori. Non parliamo di Ryan o Michelle. Parliamo dei piani di Austin per il college, dell'espansione della concessionaria a Eugene, di cose normali di famiglia. Fa bene, come se potessimo ricostruire ciò che si era rotto. Un mese dopo, assumo una nuova responsabile finanziaria. Si chiama Caroline Jeffers, ex commercialista con 15 anni di esperienza e referenze. Ho controllato 3 volte. È scrupolosa. Senza fronzoli. E trova una piccola discrepanza nei nostri conti già nella prima settimana. Solo un errore di archiviazione, mi dice. Ma volevo che sapessi che sto controllando tutto. È proprio per questo che ti ho assunta. Le concessionarie prosperano. A quanto pare, togliere un ladro dalla busta paga migliore i margini di profitto. Chi l'avrebbe mai detto? Austin torna a casa per le vacanze di primavera. È di nuovo più alto, più sicuro di sé. L'accademia militare gli ha fatto bene. Come va a scuola? Chiedo a colazione. Bene. Sono nella squadra di lacrosse della varsity. Sto pensando di fare domanda per West Point. West Point? È una cosa seria. Anche io lo sono. Mi guarda. Me l'hai insegnato tu. A prendere sul serio le cose importanti. A rialzarmi quando cercano di abbattermi. Non so cosa dire, così annuisco soltanto. Inoltre, continua Austin, Lily mi ha scritto. Voleva consigli sul liceo. L'ho aiutata. Bravo. È una brava ragazza, papà. Meglio di sua madre. Fa una pausa. Pensavo, quando mi diplomerò l'anno prossimo, potremmo invitarla alla cerimonia. Anche i suoi nonni. Ormai sono praticamente famiglia. Famiglia, non per sangue o matrimonio, ma per scelta. Per esserci, per volere bene quando non è obbligatorio. Sì, gli dico. Mi piacerebbe. 8 mesi dopo il processo, vendo la casa. Troppi ricordi impregnati in quelle mura. Troppi fantasmi in ogni stanza. Compro un posto più piccolo a Lake Sego con vista sull'acqua. Austin mi aiuta a traslocare durante una pausa estiva. Passiamo una settimana a dipingere le stanze, montare i mobili, a farlo nostro. Questo sembra giusto, dice Austin, in piedi in cucina. Come un nuovo inizio. È proprio così. Le concessionarie stanno andando meglio che mai. Abbiamo aperto una 4ª sede a Salem, e Caroline ha implementato sistemi che rendono impossibili da replicare i vecchi schemi di Ryan. Vedo regolarmente i miei genitori. Mia madre ha accettato che Ryan starà in prigione per altri 2 anni. Lo va a trovare ogni mese. Non chiedo nulla di quelle visite, e lei non offre dettagli. Alcune distanze richiedono tempo per essere colmate. Michelle si trova in una struttura a bassa sicurezza nell'est dell'Oregon.
Ho saputo da Barbara che sta seguendo corsi di economia aziendale e parla di ricominciare quando uscirà. Le auguro il meglio da lontano, molto lontano. Lily sta andando alla grande. È finita nella lista d'onore, si è iscritta al team di dibattito e ha recentemente vinto una gara regionale di scrittura. Barbara mi manda aggiornamenti e io rispondo con congratulazioni e incoraggiamenti. Austin la chiama in video ogni poche settimane. Fa ancora il ruolo del fratello maggiore che lei non ha mai avuto. Una mattina di sabato di ottobre sono in un bar del centro quando qualcuno si siede di fronte a me senza chiedere. Alzo lo sguardo, pronto a dire che il posto è occupato, ma mi fermo. Sarà sui 40, capelli scuri raccolti in una coda, jeans e maglione. Ha occhi gentili e un sorriso sincero. Scusi se disturbo, dice, ma lei è Derek Thompson, giusto? Mi ha venduto un'auto 3 anni fa. Una Accord argento. Ricordo vagamente. Sì, credo. Volevo solo ringraziarla. Non per l'auto, comunque. È stata ottima, ma per come ha gestito tutto con la sua concessionaria l'anno scorso. Ho visto le notizie. Mio ex marito ha sottratto soldi dalla sua azienda e ha incolpato tutti tranne se stesso. Vederla tenere tutti responsabili, anche suo fratello, ha significato molto. Lo apprezzo. Io sono Jennifer, dice, porgendomi la mano. La stringo. La sua presa è ferma, sicura. Posso offrirle un caffè? Per ringraziarla dell'auto e della sua integrità. Per poco non rifiuto. Per poco non mi rifugio nella scusa che sono occupato, che non sono pronto, che è troppo presto. Ma poi penso al consiglio di Austin di mesi fa, meriti qualcuno che ti ami davvero. E penso alla lettera di Lily, spero che tu trovi qualcuno di carino. Certo, dico. Mi piacerebbe. Jennifer sorride e va al bancone. La osservo ordinare. La vedo ridere a qualcosa che dice il barista. La vedo muoversi nel mondo con una naturalezza che non sembra forzata o calcolata. Forse non è niente. Forse è solo un caffè con una ex cliente. O forse è l'inizio di qualcosa di vero, di onesto. In ogni caso, ho finito di scappare dalle possibilità per paura di farmi di nuovo male. La paura era ciò su cui Michelle contava. La paura era come mi teneva fuori equilibrio. Jennifer torna con 2 caffè e si siede. Allora, dice, parlami di te. Il vero te, non il venditore di auto. Sorrido. Per la prima volta in un anno, non sembra forzato. Da dove comincio? Parliamo per 2 ore di tutto e di niente. Lei è una graphic designer, divorziata da 5 anni, ha un figlio di 10 anni che gioca a baseball. È divertente, autoironica, sinceramente interessata a quello che dico. Quando finalmente ci salutiamo, mi dà il suo numero. Nessuna pressione, ma se ti va di cenare insieme qualche volta, mi farebbe piacere. Salvo il numero. Ti chiamerò. Spero di sì. Guida verso casa con la radio accesa, i finestrini abbassati, l'aria di ottobre che entra nel camion. Quando arrivo, Austin è lì per il weekend. Sei cambiato, dice, studiandomi il volto. Bene. Cambiato. Ho incontrato qualcuno, solo per un caffè. Niente di serio. Austin sorride. Ancora niente, Ancora niente, concordo. Quella notte sto sul terrazzo sul retro, guardando l'acqua. Il cielo è limpido, le stelle brillano sopra. Penso a tutto quello che è successo. Il tradimento, il furto, il dolore, il processo, le condanne, la famiglia distrutta. Ma penso anche ad Austin che vola a casa per starmi vicino. A Lily che trova la sua voce. Ai miei genitori che scelgono la verità invece del conforto. A sconosciuti che mostrano gentilezza inaspettata. Che risvegliano parti di me che non sapevo esistessero. Ma mi mostrano anche di cosa sono fatto. Mi mostrano che posso sopravvivere al peggio e scegliere ancora di essere buono. Scegliere ancora di fidarmi. Scegliere ancora di provare.
Il telefono vibra. Un messaggio da Jennifer. Grazie per il caffè. Il miglior sabato che abbia avuto da tempo. Rispondo, anche per me. Che ne dici di cena venerdì prossimo? La sua risposta è immediata, è un appuntamento. Sorrido e rimetto il telefono in tasca. L'anno passato ha quasi distrutto me. Ma ora, qui, guardando le stelle con la possibilità all'orizzonte, capisco una cosa. Non sto più solo sopravvivendo. Sto vivendo. E questo basta.